In questo video vorrei condividere con voi un'idea che mi sta particolarmente a cuore e che spero possa trasmettervi una bella carica di energia positiva. Si dice spesso che la vita, quella vera, inizia a 50 anni. Per alcuni questa è solo una frase fatta, un cliché senza troppo valore. Per altri, invece, rappresenta una realtà concreta, una sorta di risveglio che arriva quando ci si ferma a pensare: bene, ho già fatto un lungo percorso e adesso cosa voglio fare con il resto della mia vita? Invece di considerare questa fase come l'inizio di un declino, perché non vederla come il punto di partenza per una nuova avventura, ricca di scoperte e nuove opportunità? Nelle mie riflessioni mi lascio ispirare dalle idee di Carl Jung, il celebre filosofo e psichiatra svizzero, le cui teorie hanno lasciato un'impronta profonda nella psicologia moderna. La sua visione ci invita a guardare alla seconda metà della vita come a un periodo di trasformazione interiore, di ricerca dell'autenticità e di crescita personale. Secondo Jung, invecchiare non significa affatto perdere la capacità di cambiare. Al contrario, si acquisiscono maturità e prospettiva, elementi che ci permettono di sfruttare appieno il nostro potenziale. Ecco perché vi propongo di intraprendere insieme un viaggio al cuore di questa idea. La vita inizia davvero a 50 anni. Cosa ci può portare a crederci? In che modo si manifesta questo nuovo modo di vivere? Quali ostacoli potremmo incontrare lungo il cammino? E soprattutto, come possono le intuizioni di Carl Jung aiutarci ad affrontare questa fase così cruciale della nostra esistenza? Mettetevi comodi e lasciate che vi accompagni in una riflessione che nasce da un'esperienza personale, ma che tocca corde universali. Quando si parla dei 50 anni, la prima cosa che colpisce è il valore simbolico di questa tappa. Prima di raggiungere questa età, la vita sembra seguire un percorso abbastanza definito. Si studia, si entra nel mondo del lavoro, si costruisce una carriera o si cresce una famiglia, ci si stabilisce in un luogo. Tutto questo può essere incredibilmente arricchente, ma anche stancante. Si ha spesso la sensazione di spuntare una lista di obiettivi, rispondendo alle aspettative della società. La casa, l'auto, un ruolo prestigioso, successi tangibili. E poi, all'improvviso, ci si trova di fronte a quel punto di svolta, quel famoso compleanno a 2 cifre che può provocare una scossa interiore. Che cosa ho realizzato finora? Cosa mi resta da vivere? Come voglio impiegare i prossimi anni? Carl Jung, nei suoi studi e nel concetto di individuazione, suggerisce che intorno ai 40 anni si verifica un cambiamento psicologico che trova la sua piena espressione a 50. Perché proprio a questa età? Perché si ha già alle spalle un bagaglio significativo di esperienze. Si sono vissute gioie, dolori, fallimenti e successi. Non si è più adolescenti né giovani adulti alle prime armi, ma neppure si è ancora in là con gli anni. Si attraversa una fase di transizione in cui il corpo può iniziare a mostrare qualche limite, mentre la mente acquisisce una nuova profondità. Jung ci invita proprio a riconoscere e valorizzare questa ricchezza interiore, che ora diventa più accessibile e concreta. Si manifesta allora quello che viene spesso chiamato crisi di mezza età, o anche crisi dei 50. I media tendono a rappresentarla in modo esagerato. C'è chi si compra una moto, chi parte con lo zaino in spalla verso l'altro capo del mondo, chi cambia taglio di capelli dall'oggi al domani o stravolge completamente la propria carriera. In realtà, secondo Jung, questa crisi è quasi una tappa inevitabile. È il momento in cui ci si chiede: chi sono davvero adesso che ho fatto tutto ciò che ci si aspettava da me?
Questo ripensamento può essere doloroso se ignorato o vissuto passivamente, ma può trasformarsi in un'opportunità straordinaria se affrontato come un trampolino verso ciò che il futuro ha ancora da offrire. Perché parlare di trampolino? Perché a 50 anni ci sono ancora tanti anni ricchi di opportunità davanti a noi. Siamo ben lontani dalla fine del percorso. La società evolve, l'aspettativa di vita si allunga e sempre più persone intraprendono nuovi progetti proprio a quest'età. Si riscoprono passioni dimenticate, si riorienta la carriera, ci si impegna in associazioni, si ha più tempo da dedicare agli hobby o agli amici. Si capisce che, in fondo, la vita non si riduce a spuntare caselle per rispettare le regole imposte dalla società. Ed è proprio qui che le idee di Carl Jung possono offrirci un grande aiuto. Jung ci incoraggia a cercare dentro di noi il significato della nostra esistenza, invece di inseguire le aspettative esterne. Il concetto di individuazione, centrale nel suo pensiero, riguarda il processo di avvicinamento alla nostra vera essenza, liberandoci gradualmente dalle imposizioni esterne e accettando tutte le sfaccettature del nostro io, sia quelle che mostriamo con orgoglio, sia quelle che preferiremmo tenere nascoste. A 50 anni ci si trova in una posizione ideale per iniziare o riprendere questo percorso, perché il timore del giudizio altrui si affievolisce o si comprende che non deve più condizionarci. Si è più consapevoli degli ostacoli, ma anche delle risorse personali. Si sa di non essere invincibili, come forse si credeva a 20 anni, ma si è altrettanto consapevoli di aver superato molte difficoltà. Questa forza può ora essere messa al servizio dei desideri presenti. Naturalmente, non tutto è rose e fiori. Ci sono persone che vivono questa fase con fatica, soprattutto quando notano i cambiamenti del corpo. Compaiono le rughe, l'energia diminuisce un po', ci si sveglia con qualche dolorino in più, la resistenza fisica non è più quella dei 30 anni e possono sorgere preoccupazioni legate alla salute. Altri si sentono turbati dalla rapidità con cui passa il tempo o dall'idea che la pensione si avvicina, con tutte le incertezze finanziarie ed esistenziali che questo comporta. Jung non ignora queste difficoltà, ma ci invita a considerarle come aspetti inevitabili della vita, che è meglio accettare e imparare a gestire, piuttosto che negare o combattere inutilmente. La vera saggezza che può emergere intorno ai 50 anni sta proprio nell'imparare a fare pace con la fugacità del tempo, riconoscendo che nulla è eterno, né la giovinezza, né le relazioni, né le situazioni lavorative. Questo ci può spingere a vivere il presente con maggiore intensità. Impariamo a scegliere con cura le nostre battaglie, evitando di disperdere energie in conflitti o obiettivi superficiali. Al contrario, possiamo concentrarci su ciò che nutre davvero l'anima, la qualità delle relazioni umane, la gioia di esplorare nuovi mondi interiori o esterni, la creatività, la trasmissione di conoscenze, valori e passioni. Riorganizzando queste priorità, i 50 anni possono davvero trasformarsi in un'età dell'oro, anziché in un periodo di rinuncia. Vorrei soffermarmi sull'importanza della trasmissione a 50 anni. Spesso, a questa età, si è accumulato un sapere pratico, un bagaglio di esperienze di vita e una visione del mondo che possono rivelarsi preziosi per le generazioni più giovani. Che si tratti dei vostri figli, colleghi o persone a voi care. Avete l'opportunità di condividere ciò che avete appreso lungo il cammino, i vostri errori, i vostri successi, le strategie che avete sviluppato per affrontare la vita. In questo modo, il percorso che avete compiuto acquista un nuovo significato,
come se tutti gli anni spesi a costruire la vostra esistenza culminassero ora nella trasmissione di una parte della vostra saggezza agli altri. Questo gesto di generosità rafforza la sensazione di far parte di qualcosa di più grande, un aspetto che, secondo Jung, è fondamentale per mantenere l'equilibrio interiore. Allo stesso tempo, trasmettere non significa smettere di imparare. Al contrario, a 50 anni si può tornare ad essere studenti entusiasti. Forse si dispone di più tempo rispetto ai 30 anni, quando tutto sembrava correre veloce. Spesso si ha maggiore stabilità economica o personale, il che permette di iscriversi a corsi o formarsi in ambiti che appassionano. Si può intraprendere una nuova carriera più in linea con i propri valori o scoprire un talento artistico che prima non si aveva il coraggio di esplorare. A questa età, lontana dall'essere un ostacolo, l'esperienza può diventare un vantaggio. Si affrontano i progetti con una serenità e una pazienza che a 20 anni spesso mancano. Questa apertura verso il nuovo, la voglia di continuare a formarsi, tiene viva quella scintilla interiore e la curiosità che ci spinge a proseguire. Parliamo ora delle relazioni umane a 50 anni. Spesso si inizia a fare una sorta di pulizia nel proprio ambiente sociale. Si riconoscono le amicizie superficiali o interessate e ci si allontana da relazioni tossiche che sottraggono energia. Per rafforzare i legami che contano davvero, ci avviciniamo a persone con valori e interessi simili ai nostri e impariamo a dire no senza paura quando qualcosa non ci rispecchia. È una libertà nuova, una conquista. Scegliamo con più consapevolezza chi vogliamo accanto a noi. Ci permettiamo di esprimere limiti e desideri, perché conosciamo meglio ciò che ci fa stare bene. Con l'età diventa anche più chiaro quanto sia importante integrare le nostre ombre, cioè quelle parti di noi stessi che abbiamo represso o considerato inaccettabili. Questa fase della vita ci offre l'opportunità di riconoscere meglio queste sfaccettature nascoste. Che si tratti del desiderio di creare, di viaggiare, di praticare uno sport, di cantare, cambiare lavoro o adottare uno stile di vita meno convenzionale, invece di reprimere queste pulsioni, possiamo accoglierle con comprensione e chiederci se contribuiscono al nostro benessere. Scopriamo così che non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa di nuovo o per dare spazio a parti della nostra personalità che prima avevamo soffocato. Tuttavia, bisogna accettare che non tutto avviene dall'oggi al domani. Superare i 50 e riscoprirsi può richiedere un lavoro di introspezione e, talvolta, momenti di confusione. Jung ci consiglia di non fuggire da queste fasi scomode, perché spesso sono il segnale che un cambiamento profondo è in atto. Potrebbe trattarsi di una vera e propria metamorfosi dell'identità. Ci liberiamo di ciò che non ci serve più. Adottiamo nuovi modi di pensare e di sentire e ci avviciniamo gradualmente alla nostra essenza più autentica. Questo processo raramente è lineare. Possono esserci passi indietro, dubbi e paure, ma se ci permettiamo di viverlo appieno, spesso ne usciamo rafforzati. Alla fine, quando Jung parla della seconda metà della vita, non si riferisce solo a un dato anagrafico, si tratta piuttosto di un concetto simbolico. Dopo aver speso anni a costruire una personalità sociale, ad adempiere a doveri e a cercare il nostro posto nel mondo, possiamo finalmente rivolgerci al nostro universo interiore e dargli più spazio. Jung parla dell'archetipo del saggio o della saggezza interiore che può emergere in questo periodo. Non significa diventare onniscienti, ma riconoscere il valore racchiuso nelle esperienze vissute, le prove superate, i successi e i fallimenti. Tutto questo diventa il terreno fertile su cui costruire
una nuova visione della vita. Questa nuova visione della vita, spesso, è accompagnata da una maggiore umiltà. Si smette di credersi invincibili o di voler imporre a tutti i costi il proprio punto di vista. Si accetta che ogni persona ha il proprio percorso, le proprie scelte e ci si apre di più alla comprensione dell'altro. Questo atteggiamento favorisce incontri più autentici e profondi, dove non si cerca più di emergere attraverso l'autoaffermazione, ma si diventa più indulgenti verso se stessi. Si riconosce di aver sempre fatto del proprio meglio e ci si concede il diritto di iniziare un nuovo capitolo, liberi da sensi di colpa o rimorsi interminabili. Non è raro, infatti, che a 50 anni molte persone raccontino di aver sentito improvvisamente una scintilla creativa, come se un fuoco interiore si fosse riacceso. Questa creatività può prendere 1000 forme: pittura, musica, scrittura, cucina, giardinaggio, decorazione o persino l'arte di organizzare eventi. L'importante è dare spazio a questa forza creativa, perché nutre l'anima e risveglia l'entusiasmo. Secondo Jung, la creatività è una potente via per entrare in contatto con il nostro inconscio, chiarire i simboli interiori e dare un senso più profondo alle nostre esperienze. Non si tratta di inseguire risultati o riconoscimenti pubblici. L'attività creativa è, prima di tutto, un dono che facciamo a noi stessi, uno spazio di libertà dove possiamo esprimere tutto ciò che portiamo dentro. Qualcuno potrebbe chiedersi se tutto questo sia riservato solo a chi può permettersi di riflettere su questioni esistenziali. È vero che la possibilità di apportare cambiamenti o di disporre di tempo libero varia a seconda della situazione familiare, finanziaria o lavorativa. Tuttavia, Carl Jung sottolinea che la trasformazione interiore è possibile anche in condizioni difficili. Non si tratta necessariamente di trasferirsi dall'altra parte del mondo o di rivoluzionare completamente la propria vita da un giorno all'altro. A volte basta dedicare qualche ora alla settimana a un'attività che ci stimola o leggere qualcosa che nutra la nostra mente. In certe occasioni è sufficiente cambiare il modo in cui ci relazioniamo con le persone a noi vicine o trovare il coraggio di affrontare argomenti più profondi con gli amici. Ciò che conta è la volontà di avvicinarsi ogni giorno un po' di più al proprio vero io, anche attraverso piccoli passi. In questo senso, i 50 anni possono diventare l'età in cui si impara a dire sì e no con maggiore consapevolezza. Sì a ciò che ci fa crescere, ci rende felici e arricchisce la nostra vita. No a ciò che ci svuota, ci limita o va contro i nostri valori. Questo aggiustamento, seppur sottile, può avere un impatto enorme sul nostro benessere. Rivedendo le nostre responsabilità, le relazioni e le abitudini di consumo, possiamo recuperare una certa chiarezza e leggerezza. Ci disperdiamo meno e torniamo a concentrarci su ciò che è davvero essenziale. E questo elemento fondamentale non è più definito solo da ciò che si aspettano gli altri, ma lo riconosciamo profondamente dentro di noi. Un altro aspetto fondamentale è il nostro rapporto con il tempo. Prima dei 50 anni, spesso abbiamo la sensazione che tutto sia possibile e che il futuro si estenda all'infinito. A 50 anni, però, si prende coscienza del cammino già percorso e del valore del tempo che resta. Lungi dal creare ansia, questa consapevolezza può spingerci a vivere pienamente ciò che siamo e a smettere di rimandare i nostri sogni. Ci ritroviamo a pensare spesso: adesso o mai più. Questa chiarezza ci aiuta a ridefinire le priorità con maggiore attenzione e a non sprecare tempo in cose inutili. Si impara a valorizzare tutto ciò che si è vissuto e a guardare con gratitudine a ciò che ci attende, trovando una serenità interiore
che forse prima non conoscevamo. Qualcuno potrebbe obiettare: sì, ma a quest'età si affrontano anche perdite, separazioni e problemi di salute. È vero, la vita non risparmia nessuno. Tuttavia, secondo Carl Jung, sono proprio queste crisi a farci maturare. Nella seconda metà della vita comprendiamo che l'obiettivo non è evitare la sofferenza a ogni costo, ma saperla accogliere, superare e trarne insegnamento. Accettare che tutto cambia, noi compresi, ci rende più flessibili interiormente. Invece di rifugiarci nella rabbia o nella negazione, scegliamo di adattarci e andare avanti. Questa resilienza, che si rafforza con l'età, diventa una risorsa fondamentale per affrontare le difficoltà senza cadere nella disperazione. Per molti, la soglia dei 50 anni rappresenta anche un'occasione per riflettere sulla propria dimensione spirituale in senso ampio. Non è necessario abbracciare una religione o seguire una corrente mistica, ma porsi domande come: c'è qualcosa di più grande che dà senso alla mia vita? Come posso connettermi a qualcosa che vada oltre me stesso? Alcuni trovano questa connessione nella natura, nell'arte, nella meditazione, nella preghiera o nell'impegno sociale. L'essenziale è sentirsi parte di un tutto, non individui isolati in un mondo indifferente. Questa visione spesso porta calma e determinazione, trasformando i 50 anni in un nuovo inizio, piuttosto che in un declino. Guardandoci intorno, vediamo sempre più persone che, superata la cinquantina, decidono di avviare un'attività in proprio, di scrivere, di viaggiare per il mondo o di insegnare. Gli esempi sono infiniti. A 52 anni ho scoperto la mia passione per l'alta cucina. A 55 ho iniziato a ballare e mi sento più giovane ogni giorno. Ho pubblicato il mio primo libro a 58 anni. Nonostante non avessi mai avuto il coraggio di scrivere prima, tutto questo dimostra che la scintilla vitale non svanisce con l'età, purché siamo disposti ad ascoltarla e nutrirla. Magari qualcuno guarderà con scetticismo, ma è proprio in quel momento che emerge la maturità. Ci preoccupiamo meno di ciò che pensano gli altri e seguiamo ciò che davvero ci fa stare bene. Carl Jung direbbe che questo fiorire tardivo è, in realtà, del tutto naturale. La prima metà della vita è spesso dedicata a costruire il nostro io sociale e ad acquisire le competenze necessarie per muoverci nel mondo. Nella seconda metà possiamo dedicarci all'esplorazione del nostro io più profondo, dei nostri desideri, della nostra creatività e del nostro rapporto con ciò che è invisibile o sacro, a seconda delle convinzioni personali. Non sorprende quindi che nascano improvvisamente nuove passioni, che interessi dimenticati tornino a vivere o che progetti rimasti a lungo in sospeso si concretizzino finalmente. Liberiamo l'energia che fino a quel momento avevamo investito in altre mete. Naturalmente, questo non significa che le questioni materiali non abbiano importanza. Molti si chiedono: posso permettermi di mollare tutto per inseguire il mio sogno? È ovvio che non tutti possono prendere decisioni drastiche, ma possiamo sempre adattare la nostra quotidianità per darle più significato e coerenza. Per rinascere interiormente non è necessario cambiare completamente lavoro. A volte basta dedicare il tempo libero ad attività che ci appassionano o sviluppare piccoli progetti paralleli per non cadere nella sensazione di impotenza o rassegnazione. Anche a 50 anni possiamo orientare la nostra vita seguendo la voce del nostro cuore. Un altro aspetto interessante è il rapporto con il passato. A 50 anni ci si guarda alle spalle con un bagaglio di vita che può essere motivo di orgoglio, nonostante gli errori o i momenti difficili che contiene. Proprio quei passi falsi e quelle crisi
fanno parte della nostra storia. Jung ci invita a considerarli non come fallimenti definitivi, ma come lezioni preziose. Possiamo rivedere il nostro passato con uno sguardo più benevolo e comprensivo, riconciliandoci con le scelte fatte. Questa riconciliazione è un passaggio essenziale verso la pace interiore, perché ci libera da sensi di colpa cronici o rimorsi infiniti. Accettiamo ciò che è stato e costruiamo su queste fondamenta il nostro futuro. Approfondendo queste riflessioni, capiamo che l'idea che la vita inizi davvero a 50 anni non è un invito a cambiare tutto di colpo. È piuttosto un'apertura alla possibilità che ci attenda una nuova fase piena di gioie, sfide e scoperte. Ci ricorda che non è mai troppo tardi per spiegare le ali, per essere pienamente noi stessi e cercare ciò che ci completa davvero. Ci sprona a non lasciarci intrappolare dalla routine, ma a sfruttare il tempo per approfondire la conoscenza di noi stessi e la nostra visione del mondo. C'è poi l'idea del lascito a 50 anni. Spesso ci si chiede cosa lasceremo dietro di noi. Non necessariamente un'eredità materiale, ma piuttosto umana, affettiva, culturale o morale. Cosa vogliamo trasmettere ai nostri figli, nipoti, studenti o alle persone che ci circondano? Quali valori? Quali storie? Quale ispirazione? Questa riflessione spesso dà una nuova linfa alla nostra quotidianità, perché iniziamo ad agire non solo per noi stessi, ma anche per gli altri, per quella traccia positiva che desideriamo lasciare. Questo rafforza la motivazione a coltivare il meglio di noi stessi e a continuare a crescere. Con il passare degli anni, in definitiva, il messaggio principale che possiamo trarre è che i 50 anni non devono rappresentare una fine, ma piuttosto un nuovo inizio. Carl Jung ci invita a trasformare questo momento in un vero e proprio rito di passaggio. Lasciare andare alcune illusioni della giovinezza, prendere coscienza che il tempo è limitato, ma al contempo abbracciare con maggiore intensità la bellezza del presente e la ricchezza del nostro mondo interiore. Ci sentiamo chiamati a essere più autentici, più trasparenti, più aperti, più in sintonia con la nostra essenza profonda. Si comprende che la vita non è statica e che, in ogni momento, ci offre occasioni per rinnovarci fino all'ultimo giorno. Se vi trovate sulla soglia dei 50 anni o se avete già raggiunto questa età, forse vi riconoscerete in queste riflessioni. Magari sentite quel soffio di aria fresca o una curiosità verso aspetti della vita che non avevate mai esplorato prima. O forse state attraversando una fase di incertezza, di dubbi o di malinconia, perché non sapete come dare nuova energia alla vostra esistenza. Non preoccupatevi, non siete soli. Molte persone si pongono queste stesse domande e spesso trovano risposte attraverso il dialogo e il confronto con gli altri. Prendetevi del tempo per parlare con le persone, ascoltare le loro esperienze, leggere. Vi accorgerete che non siete né troppo vecchi né troppo stanchi e che non è mai troppo tardi per intraprendere una nuova direzione. E se ancora non avete compiuto i 50 anni, potete prepararvi adottando un atteggiamento di apertura e interrogandovi sulla vostra vita già da ora. Non è necessario aspettare un compleanno significativo per avviare una trasformazione interiore. Ogni giorno rappresenta un'opportunità per chiederci se ciò che facciamo è in armonia con il nostro essere più autentico, se le nostre scelte rispecchiano davvero i nostri desideri più profondi. Prima inizieremo questo processo, maggiore sarà la serenità e la fiducia con cui affronteremo il futuro. Quando raggiungeremo la cinquantina, invece di viverla come qualcosa di minaccioso. In conclusione, dalla prospettiva di Carl Jung,
Compiere 50 anni può segnare l'inizio di un viaggio appassionante, un percorso in cui ci permettiamo di essere pienamente noi stessi, scoprendo il nostro vero io e dando forma ai sogni che abbiamo sempre custodito nel cuore. È un momento della vita in cui possiamo scegliere di amarci, perdonarci, aprirci al mondo e trasmettere ciò che abbiamo imparato, senza mai perdere la curiosità né la voglia di vivere nuove esperienze. Che siate prossimi a varcare questa soglia o che l'abbiate già superata, spero che queste riflessioni vi abbiano ispirato a credere che la vita inizia davvero a 50 anni. Non è solo una frase fatta, ma una prospettiva concreta, colma di promesse e opportunità di crescita. Grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Vi auguro, con tutto il cuore, di affrontare questa fase della vita con fiducia e curiosità, trasformandola in un trampolino verso tutto ciò che conta per voi e di scoprire forse una versione ancora più ricca e autentica della vostra esistenza. Prendetevi cura di voi stessi, coltivate le vostre passioni, condividete le vostre idee con le persone che amate e conservate sempre una solida convinzione. Finché viviamo, possiamo reinventarci. L'età che appare sulla nostra carta d'identità ha poca importanza. Ciò che conta davvero è l'atteggiamento con cui affrontiamo la vita. Sì, la vita inizia davvero a 50 anni. E perché no, anche a 60, 70 o qualunque età, finché ascoltiamo ciò che ci spinge avanti. Buon cammino e a presto.